Oggi è difficile immaginare Parigi senza la Torre Eiffel. Alta, slanciata, riconoscibile in tutto il mondo, domina la città come un punto di riferimento assoluto. È fotografata milioni di volte ogni anno, riprodotta in miniature, loghi, cartoline. Per molti rappresenta la Francia stessa, il suo spirito, la sua storia, la sua identità. Eppure, quando fu concepita, la Torre Eiffel non era destinata a diventare un simbolo, anzi, per molti era esattamente il contrario. Alla fine del XIX secolo, l'idea di innalzare una struttura metallica di 300 metri nel cuore di Parigi sembrava assurda. Nessun edificio al mondo aveva mai raggiunto un'altezza simile. La torre sarebbe stata più alta di qualsiasi monumento esistente, più imponente delle piramidi d'Egitto, più audace di ogni costruzione moderna. Non era solo una sfida tecnica, era una provocazione. Il ferro, materiale industriale per eccellenza, era associato a fabbriche, stazioni, ponti, non a monumenti. Portarlo nel centro della capitale significava rompere con secoli di tradizione architettonica fatta di pietra, simmetria e classicismo. Molti temevano che quella struttura avrebbe sfregiato Parigi per sempre. Altri la consideravano inutile, mostruosa, persino pericolosa. Eppure, dietro quel progetto controverso si nascondeva un'idea più grande: dimostrare che la modernità poteva diventare bellezza, che la tecnica poteva trasformarsi in arte, che il progresso non era un nemico del passato, ma il suo naturale proseguimento. Quella torre non doveva essere eterna, era stata pensata come una costruzione temporanea, destinata a celebrare un evento preciso e poi scomparire. Ma la storia avrebbe deciso diversamente. Questa è la storia di come una torre impossibile riuscì a cambiare il volto di Parigi e di come contro ogni previsione riuscì a sopravvivere. Prima ancora che la torre esistesse, esisteva un nome già noto nel mondo dell'ingegneria: Gustave Eiffel. Alla fine del XIX secolo Eiffel non era un architetto nel senso tradizionale del termine, era un ingegnere, un costruttore, uno specialista delle strutture metalliche in un'epoca in cui il ferro stava trasformando il modo di costruire il mondo moderno. Ponti, stazioni ferroviarie, viadotti, le sue opere si moltiplicavano in Francia e all'estero. Ogni nuovo progetto spingeva un po' più in là i limiti della tecnica. Tra queste realizzazioni, una in particolare attirò l'attenzione internazionale: il viadotto di Garabì, una gigantesca arcata metallica sospesa oltre 100 metri sopra un fiume, all'epoca il ponte più alto mai costruito. Non era solo una prova di resistenza, era una dichiarazione di intenti. Eiffel sapeva che il ferro non era un materiale inferiore alla pietra. Era più leggero, più flessibile, più adatto alle grandi altezze, ma soprattutto permetteva una precisione costruttiva che nessun altro materiale offriva. Questa competenza lo portò a essere coinvolto in uno dei progetti più simbolici del secolo: la Statua della Libertà. Il monumento, destinato agli Stati Uniti come dono della Francia, non era solo un'opera scultorea. Aveva bisogno di una struttura interna capace di sostenere una colossale pelle di rame, resistente al vento e alle variazioni di temperatura. Eiffel progettò l'ossatura metallica della statua, una sorta di scheletro flessibile che permetteva alla struttura di muoversi senza danneggiarsi. La statua fu assemblata a Parigi, sotto gli occhi del pubblico, prima di essere smontata e spedita a New York. L'impresa ebbe un'enorme risonanza mediatica. Visitatori, artisti, intellettuali accorrevano per vedere da vicino quella meraviglia di ingegneria moderna. Con la Statua della Libertà, Eiffel dimostrò che il ferro poteva sostenere non solo ponti e infrastrutture, ma anche monumenti destinati a diventare simboli universali. Alla metà degli anni '80 dell'Ottocento, Eiffel era all'apice della sua carriera. Aveva fama, credibilità, una rete di collaboratori fidati e officine in grado di realizzare opere di dimensioni mai tentate prima.
Fu in questo contesto che arrivò sulla sua scrivania un progetto insolito, una torre metallica alta 300 metri, concepita inizialmente come un semplice pilone tecnico. A prima vista l'idea non lo convinse, non per la difficoltà tecnica, ma per la mancanza di visione. Per Eiffel costruire non significava solo erigere una struttura, significava dare forma a un'idea capace di resistere al tempo, di parlare al pubblico, di rappresentare un'epoca. Quel progetto, però, conteneva un potenziale straordinario e presto sarebbe diventato la sfida più grande della sua vita. L'idea della torre non nacque da un colpo di genio improvviso, ma dal lavoro silenzioso di due giovani ingegneri. Nel 1884, negli uffici tecnici di una grande impresa specializzata in strutture metalliche, Maurice Coquelin ed Émile Nouguier stavano elaborando un progetto che, sulla carta, sembrava impossibile. Entrambi avevano meno di 30 anni e lavoravano in un contesto dominato da ponti ferroviari, stazioni e viadotti. Ma nelle ore trascorse tra calcoli e schizzi stavano immaginando qualcosa di completamente diverso. Il loro obiettivo era chiaro: superare ogni limite mai raggiunto dall'uomo in altezza. Il disegno iniziale era semplice e brutale nella sua essenzialità. Un pilone metallico alto 300 metri. Una struttura reticolare che ricordava per forma le torri tecniche utilizzate per le linee elettriche. Non c'erano decorazioni, non c'erano spazi per il pubblico, non c'era alcuna concessione all'estetica, solo numeri, calcoli e resistenza dei materiali. Dal punto di vista ingegneristico, la sfida era colossale. Alla fine del XIX secolo nessuna costruzione aveva mai superato i 170 metri. Le piramidi d'Egitto, capolavori dell'antichità, non arrivavano a metà di quell'altezza. Progettare una struttura di 300 metri significava confrontarsi con problemi mai affrontati prima: il vento, il peso proprio della costruzione, la stabilità su un terreno urbano. La soluzione proposta dai due ingegneri si basava su un'intuizione fondamentale: usare esclusivamente il ferro, più leggero della pietra, più resistente alla trazione, capace di essere prefabbricato con precisione millimetrica. Grazie a questo materiale una simile altezza non era più solo un sogno, ma una possibilità concreta. Dopo settimane di verifiche e simulazioni, Coquelin e Nouguier arrivarono a una conclusione audace. La torre era tecnicamente realizzabile, ma restava un problema decisivo. Per trasformare quell'idea in un progetto reale, serviva l'approvazione di un uomo che non era solo il loro superiore, ma una vera autorità nel mondo dell'ingegneria metallica. Un costruttore abituato a opere spettacolari, ma anche estremamente prudente. Quando il progetto venne presentato, la reazione fu immediata. La torre di 300 metri non venne rifiutata per impossibilità tecnica, ma per mancanza di ambizione simbolica. Quella struttura, così com'era, non bastava. Per diventare realtà, non doveva essere soltanto la più alta mai costruita, doveva diventare qualcosa di più. E da quel momento il progetto avrebbe iniziato a trasformarsi. Negli anni '80 dell'Ottocento, Parigi si preparava a celebrare un anniversario fondamentale. Il 1889 avrebbe segnato i 100 anni dalla Rivoluzione francese, un evento destinato a essere commemorato con una nuova esposizione universale. Le esposizioni universali non erano semplici fiere, erano palcoscenici globali, luoghi in cui le grandi potenze industriali si confrontavano, mostrando le proprie conquiste scientifiche, tecnologiche e culturali. Ogni edizione lasciava un segno nella città che la ospitava, spesso sotto forma di un monumento destinato a impressionare il mondo. Londra, nel 1851, aveva stupito tutti con il Crystal Palace, una gigantesca struttura di vetro e ghisa che incarnava lo spirito della rivoluzione industriale. Parigi, nel 1878, aveva risposto con il Palazzo del Trocadero, un edificio monumentale pensato per celebrare la grandezza culturale della capitale francese. Per il 1889 la posta in gioco era ancora più alta. La Francia voleva dimostrare di essere all'avanguardia, non solo politicamente,
ma anche scientificamente e tecnologicamente. Serviva un'opera capace di incarnare il progresso moderno, qualcosa che non si limitasse a essere ammirato, ma che restasse impresso nella memoria collettiva. Fu in questo contesto che l'idea di una torre altissima iniziò a trovare un senso preciso. Una struttura di 300 metri non sarebbe stata soltanto un primato ingegneristico, sarebbe diventata un manifesto, un segnale visibile da tutta Parigi, una dichiarazione di fiducia nel futuro e nella capacità dell'uomo di superare i propri limiti. Ma l'Esposizione Universale attirò anche una concorrenza spietata. I più grandi architetti e ingegneri francesi presentarono progetti monumentali. Torri in pietra, colonne colossali, edifici ispirati all'antichità e al classicismo. La maggior parte di queste proposte si basava su materiali tradizionali, considerati più nobili e rassicuranti. In questo panorama una torre interamente in ferro appariva come un corpo estraneo. Il ferro evocava fabbriche, officine, infrastrutture industriali. Non era percepito come un materiale degno di rappresentare la capitale della cultura europea. Eppure proprio questa diversità poteva trasformarsi in un punto di forza. Se accettata, la torre avrebbe incarnato l'immagine di una Francia capace di guardare oltre il passato, pronta ad abbracciare la modernità senza timore. Ma per riuscirci, il progetto doveva superare non solo ostacoli tecnici, ma anche resistenze politiche, estetiche e ideologiche. L'Esposizione Universale offriva l'occasione perfetta. Allo stesso tempo rendeva la sfida ancora più rischiosa, perché ora quella torre non doveva soltanto essere costruita, doveva convincere un'intera nazione. Per poter competere davvero come simbolo dell'Esposizione Universale, il progetto della torre doveva cambiare radicalmente. Così come era stato concepito all'inizio, non era altro che un gigantesco pilone tecnico. Una struttura funzionale, ma priva di qualsiasi attrattiva per il pubblico. Mancavano elementi essenziali. Non c'erano spazi visitabili, non c'erano scale, non c'era una visione architettonica capace di parlare alla città. Fu allora che Gustave Eiffel decise di intervenire direttamente. Architetto con una solida reputazione, accettò di intervenire sul progetto, trasformandolo dall'interno. La sua missione non era semplificare la struttura, ma renderla comprensibile e accettabile anche a chi non vedeva nella tecnica una forma d'arte. Il cambiamento più evidente riguardò la base della torre. Tra i 4 piloni vennero progettati grandi archi curvi, capaci di alleggerire visivamente la struttura e di darle un senso di equilibrio e armonia. La torre smetteva di apparire come un oggetto puramente industriale e iniziava ad assumere una presenza monumentale. Ma la trasformazione più importante riguardava la funzione. La torre non doveva essere solo guardata dal basso, doveva essere vissuta. Vennero immaginati 3 livelli accessibili al pubblico, collegati da scale e in seguito da ascensori. Ogni piano avrebbe ospitato sale panoramiche, spazi di ricevimento e ristoranti. In cima, una piattaforma con una vista senza precedenti su Parigi e un faro luminoso destinato a illuminare la città. La torre diventava così un luogo di esperienza, non solo di contemplazione. A questo punto Gustave Eiffel fece il passo decisivo. Acquisì i diritti del progetto, assumendosi in prima persona la responsabilità tecnica, finanziaria e simbolica della torre. Non si trattava più di un semplice studio teorico, ma di una scommessa personale e professionale. L'accordo prevedeva una ricompensa significativa per gli ingegneri che avevano ideato la struttura, ma soprattutto segnava un passaggio cruciale. Da quel momento in poi il progetto sarebbe stato identificato con un solo nome. La torre non era più soltanto un'idea audace, era diventata un monumento in potenza. Da quel momento la torre sarebbe stata indissolubilmente legata a un nome, quello di Gustave Eiffel. Con la nuova versione della torre pronta, la sfida entrò nella sua fase più delicata. Per l'Esposizione Universale del 1889 venne indetto un concorso ufficiale. L'obiettivo era chiaro: selezionare il monumento che avrebbe rappresentato la Francia davanti al mondo intero.
Non si trattava solo di costruire qualcosa di grande, ma di scegliere un simbolo destinato a incarnare il progresso nazionale. La competizione attirò i nomi più importanti dell'architettura francese. Tra questi spiccava un rivale particolarmente temibile, Jules Bourdet, un architetto già celebre, autore del monumentale Palazzo del Trocadero, costruito per l'esposizione del 1878. Il suo nuovo progetto proponeva una torre altrettanto imponente ma fondata su principi completamente diversi. La struttura rivale era in pietra, alta, monumentale, suddivisa in più livelli. Avrebbe ospitato musei, spazi scientifici e un potente faro elettrico in cima. Un'opera ispirata alla tradizione, solida, rassicurante, perfettamente in linea con l'idea classica di monumento. Il confronto divenne rapidamente ideologico. Da una parte la pietra, materiale nobile, simbolo della continuità storica e dell'architettura ufficiale. Dall'altra il ferro, espressione dell'industria, della modernità, di un futuro ancora tutto da inventare. Per molti membri della giuria, una torre metallica nel cuore di Parigi rappresentava una provocazione inaccettabile. Il ferro era associato alle fabbriche e alle stazioni ferroviarie, non a un'opera celebrativa. L'idea che potesse diventare il volto della capitale suscitava diffidenza e ostilità. Il progetto della torre in ferro rischiava seriamente di essere respinto. Fu allora che entrarono in gioco le dinamiche politiche. La scelta del monumento non dipendeva solo dal valore architettonico, ma anche da considerazioni strategiche, economiche e simboliche. L'esposizione universale doveva lanciare un messaggio preciso: la Francia era una nazione proiettata verso il futuro. Alcuni esponenti governativi iniziarono a vedere nella torre metallica non un pericolo, ma un'opportunità. Più leggera della pietra, meno rischiosa dal punto di vista strutturale e soprattutto capace di rappresentare l'innovazione tecnologica. La torre in ferro appariva improvvisamente come la scelta più audace e coerente. Quando vennero pubblicate le regole ufficiali del concorso, il loro contenuto fu sorprendente. Il bando richiedeva esplicitamente la realizzazione di una torre in ferro alta 300 metri, con una base quadrata di dimensioni ben precise. Le specifiche coincidevano perfettamente con il progetto già pronto. La competizione, di fatto, era decisa. Alla fine, la torre metallica venne scelta come monumento centrale dell'Esposizione Universale del 1889. La data dell'inaugurazione fu fissata con precisione: 31 marzo 1889. Restavano meno di 3 anni per realizzare la struttura più alta mai costruita dall'uomo. Ora la sfida non era più teorica. Stava per cominciare la prova più difficile: trasformare un progetto visionario in una realtà concreta. Il 26 gennaio 1887, sul campo di Marte, a Parigi, iniziarono ufficialmente i lavori della torre. Sulla carta il progetto era ormai approvato. Nella realtà, nulla era semplice. Prima ancora che venisse scavata la prima fondazione, il cantiere dovette affrontare una serie di ostacoli che rischiarono di bloccare tutto. L'area scelta per la costruzione era tutt'altro che ideale. Il campo di Marte era un vasto spazio aperto, in parte occupato da giardini e abitazioni borghesi, e soprattutto si trovava a ridosso della Senna. Il terreno in molti punti era instabile e saturo d'acqua. 2 dei 4 piloni della torre dovevano sorgere a pochissima distanza dal fiume. Per garantire la stabilità dell'intera struttura, le fondamenta avrebbero dovuto raggiungere uno strato di roccia solida ben al di sotto del livello del letto della Senna. Un'impresa che all'epoca sembrava quasi impossibile. Gustave Eiffel scelse di affrontare il problema con una soluzione radicale e innovativa. Venne adottato un sistema già utilizzato in rari casi di ingegneria fluviale, ma mai su un progetto simile: l'uso di camere stagne pressurizzate. Grandi strutture metalliche vennero calate nel terreno fangoso. All'interno l'aria compressa spingeva fuori l'acqua, permettendo agli operai di scavare all'asciutto anche sotto il livello del fiume. Man mano che il terreno veniva rimosso, le camere sprofondavano lentamente, seguendo lo scavo. Giorno dopo giorno, metro dopo metro, il cantiere avanzava verso la profondità necessaria.
Quando finalmente venne raggiunto lo strato di calcare compatto, le camere vennero riempite di cemento e ghiaia, trasformandosi nelle basi definitive su cui la torre avrebbe poggiato. Le fondamenta non erano più un punto debole, erano diventate uno dei punti di forza dell'intera costruzione. Ma i problemi non erano finiti. Prima ancora che il cantiere potesse entrare nel vivo, esplose una violenta opposizione legale. Alcuni residenti della zona, preoccupati per la perdita del panorama e della tranquillità, intentarono una causa per fermare i lavori. Sostenevano che l'area dovesse rimanere un giardino e che la torre fosse un abuso inaccettabile. La battaglia legale minacciò di rallentare tutto e ogni giorno di ritardo significava costi enormi. Secondo gli accordi firmati con lo Stato, i finanziamenti pubblici sarebbero stati versati solo al raggiungimento di precisi stadi di avanzamento. Fino a quel momento tutte le spese ricadevano direttamente su Eiffel. Se il cantiere si fosse fermato, il rischio di rovina finanziaria sarebbe diventato reale. Di fronte a questa situazione, Eiffel prese una decisione estrema. Si assunse personalmente ogni responsabilità economica e legale, impegnandosi a coprire eventuali risarcimenti, multe o danni. Una mossa rischiosa, ma necessaria per rassicurare le autorità. Poche settimane dopo, la causa venne respinta e il via libera definitivo arrivò. Il campo di Marte si trasformò in un immenso cantiere. Il rumore degli attrezzi, delle carriole e dei primi montaggi in ferro iniziò a risuonare nello spazio aperto. Con mezzi limitati rispetto agli standard moderni, prendeva forma una delle imprese ingegneristiche più audaci della storia. Il cantiere impossibile era finalmente partito. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la Torre Eiffel non venne costruita interamente sul campo di Marte. Il cuore del progetto batteva a diversi chilometri di distanza, nelle officine di Gustave Eiffel. È lì che la torre prese forma per la prima volta, non come un edificio, ma come un gigantesco puzzle industriale. Decine di disegnatori lavoravano senza sosta su tavoli da progetto, tracciando ogni singolo elemento della struttura. Ogni trave, ogni giunto, ogni dettaglio veniva calcolato con una precisione assoluta. Nulla era lasciato al caso. In totale vennero progettati oltre 18.000 pezzi, tutti diversi, tutti numerati. Era una concezione completamente nuova del costruire. Invece di improvvisare sul posto, Eiffel scelse la prefabbricazione totale. I pezzi venivano realizzati in officina, provati, controllati e poi trasportati in cantiere già pronti per il montaggio. Sul campo di Marte il lavoro principale non era costruire, ma assemblare. Questo metodo permetteva di guadagnare tempo, ridurre gli errori e garantire una qualità mai vista prima in un'opera di simili dimensioni. Sul cantiere le operazioni si svolgevano con una precisione quasi meccanica. Le travi venivano sollevate con gru, posizionate con cura millimetrica e fissate tramite rivetti. Ogni rivetto richiedeva il lavoro coordinato di 4 uomini. Uno riscaldava il metallo fino a renderlo incandescente. Un secondo lo inseriva nel foro con una tenaglia, mentre gli altri 2 lo martellavano simultaneamente dai lati opposti. Quando il rivetto si raffreddava, il metallo si contraeva, stringendo le piastre con una forza eccezionale. Il risultato era una connessione solida, resistente, capace di durare nel tempo. In totale, più di 2 milioni di rivetti vennero installati a mano. Nonostante il progetto colossale dell'opera, il numero di operai presenti contemporaneamente sul cantiere rimase sorprendentemente ridotto, mai più di qualche decina alla volta. La vera forza del progetto non era la quantità di manodopera, ma l'organizzazione. Ogni gesto era previsto, ogni sequenza studiata. La torre cresceva giorno dopo giorno in modo regolare e controllato, come se fosse il risultato di una macchina perfettamente programmata. La torre saliva rapidamente, ma la fase più delicata doveva ancora arrivare. Dopo quasi un anno di lavori, il cantiere raggiunse un punto decisivo. Era il dicembre del 1887. I 4 piloni della torre si erano innalzati fino a circa 60 metri d'altezza, appena un quinto della quota finale prevista. Fino a quel momento ogni fase era stata superata con successo, ma ora si presentava la prova più critica dell'intero progetto.
I piloni, distanti tra loro oltre 100 metri alla base, erano inclinati verso l'interno. Per poter continuare la costruzione, dovevano convergere con precisione assoluta in un punto preciso, formando il primo grande livello orizzontale della torre. Se l'allineamento fosse stato anche solo di pochi millimetri fuori asse, le travi non avrebbero combaciato. Peggio ancora, l'intera struttura sarebbe risultata instabile, vulnerabile al vento e al proprio peso. La torre rischiava di fallire proprio nel suo momento più delicato. Gustave Eiffel e i suoi ingegneri ricontrollarono i calcoli più volte. Ogni dato venne verificato, ogni simulazione ripetuta. Ma la teoria non bastava. Sul cantiere, quelle enormi masse di ferro dovevano essere regolate fisicamente. In teoria era impossibile. Ogni pilone pesava oltre 70 tonnellate. Spostarli, anche di poco, sembrava fuori discussione. Ma Eiffel aveva previsto anche questo. All'interno della struttura erano stati installati speciali martinetti idraulici, grandi pistoni azionati manualmente, capaci di sollevare leggermente i piloni e modificarne l'inclinazione. A questi si affiancava un sistema più antico, ma altrettanto efficace: casse di sabbia. Le casse venivano posizionate tra la struttura metallica e le impalcature. Aprendo gradualmente le valvole, la sabbia defluiva, permettendo alla struttura di abbassarsi di pochi millimetri alla volta. Quando l'inclinazione desiderata veniva raggiunta, le casse venivano bloccate. Millimetro dopo millimetro i piloni si avvicinarono. Il 17 dicembre 1887 arrivò il momento decisivo. Le travi trasversali del primo piano vennero sollevate in posizione. I fori combaciavano perfettamente. Non fu necessario alcun adattamento, nessuna limatura. I rivetti entrarono senza resistenza. L'operazione riuscì al primo tentativo. Era un risultato straordinario. Un'impresa tecnica senza precedenti, frutto di calcoli impeccabili, organizzazione rigorosa e una fiducia assoluta nella scienza dell'ingegneria. Da quel momento la torre aveva una base solida, poteva continuare a salire fino ai 300 metri previsti. Superato il primo livello arrivò anche il primo pagamento statale previsto dal contratto, ma se la sfida tecnica era stata vinta, quella finanziaria era tutt'altro che conclusa. La torre cresceva e con essa i rischi. Superato il momento più critico dal punto di vista strutturale, la costruzione della torre entrò in una nuova fase, meno visibile dall'esterno ma non meno complessa. Ora il problema principale non era più far stare in piedi la torre, ma renderla accessibile. Portare il pubblico a oltre 300 metri d'altezza era una sfida senza precedenti. Alla fine del XIX secolo gli ascensori erano ancora una tecnologia relativamente nuova, nessuno ne aveva mai installati per un'altezza simile e soprattutto su una struttura non verticale. Tra il suolo e il secondo piano la torre era curva e un normale ascensore verticale non poteva funzionare. Furono quindi progettati sistemi ibridi, a metà tra ascensori e funicolari, capaci di scorrere lungo binari inclinati seguendo la forma della struttura. Per i primi livelli vennero coinvolte alcune delle migliori aziende dell'epoca, tra cui una celebre società americana specializzata in impianti di sollevamento. Gli ascensori destinati alla sommità rappresentavano una sfida ancora più grande. Dovevano superare un dislivello di oltre 160 metri in verticale, un record assoluto. Per risolvere il problema venne ideato un sistema ingegnoso basato su cabine contrappesate, collegate da funi e pulegge, che permetteva di ridurre la corsa effettiva dei pistoni idraulici. Dal punto di vista tecnico era un capolavoro di innovazione, ma dal punto di vista economico un incubo. I costi degli ascensori esplosero rapidamente. Il budget iniziale, già elevato, venne ampiamente superato. La costruzione della torre, inizialmente stimata in poco più di 4 milioni di franchi, si avviava a costarne quasi il doppio. Per rispettare le scadenze imposte dall'Esposizione Universale, gli operai lavoravano fino a 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. In estate, sotto il sole, in inverno, esposti al vento e al freddo e a decine di metri dal suolo. Ogni mattina salivano lungo scale e impalcature sempre più alte.
portando con sé il cibo per evitare di perdere tempo nelle discese. Nel settembre del 1888 la tensione esplose quando gli operai incrociarono le braccia. Chiedevano un'indennità per il rischio e condizioni di lavoro più sostenibili. Era il primo grande sciopero del cantiere e arrivava in uno dei momenti peggiori possibili. Ogni fermo significava ritardi e ogni ritardo aumentava il rischio di non completare la torre in tempo. Gustave Eiffel reagì con fermezza. Difese l'organizzazione del cantiere, sottolineando che non si era mai verificato un incidente mortale durante i lavori, ma fu costretto a trattare. Alla fine venne raggiunto un compromesso: la riduzione dell'orario di lavoro per le squadre impegnate alle quote più alte e la promessa di un premio a fine lavori. Il cantiere ripartì, ma il problema più grave rimaneva il denaro. Le spese continuavano a crescere e il tempo stringeva. Per evitare il collasso finanziario, Eiffel fu costretto a guardare oltre la torre, verso un'impresa colossale in corso dall'altra parte del mondo. Una scommessa che avrebbe salvato la costruzione o distrutto tutto. Il 31 marzo 1889 la sfida giunse al termine. Dopo 2 anni, 2 mesi e 5 giorni dall'inizio dei lavori, la torre era completata. Nel cuore di Parigi si innalzava ora la struttura più alta mai costruita dall'uomo. Quel giorno una piccola delegazione salì fino alla sommità. In cima, a 300 metri d'altezza, venne issata la bandiera francese. La torre dominava la città, visibile a chilometri di distanza, come un segnale di vittoria tecnologica e simbolica. Pochi giorni dopo, l'Esposizione Universale aprì ufficialmente le sue porte. La torre, posta all'ingresso del campo di Marte, funzionava come un gigantesco portale d'accesso all'evento. Di notte, illuminata da centinaia di lampade, appariva come una presenza quasi irreale. All'epoca il ferro veniva protetto con una miscela di ossidi e olio di lino, che conferiva alla struttura un colore rosso intenso. La Torre Eiffel, nel 1889, era completamente rossa. Il pubblico accorse in massa. Nonostante gli ascensori non fossero ancora pienamente operativi, migliaia di visitatori decisero di salire a piedi lungo le scale, attratti dalla promessa di una vista mai sperimentata prima. Solo il primo giorno, decine di migliaia di persone acquistarono un biglietto. Dall'alto Parigi appariva come non si era mai vista. Un panorama continuo, senza ostacoli, che trasformava la città in una mappa vivente. La torre non era solo un punto di osservazione, era un luogo di intrattenimento. Nei suoi livelli trovavano spazio ristoranti, sale panoramiche, negozi, fotografi, persino un teatro. A mezzogiorno un colpo di cannone segnava l'ora, attirando l'attenzione dei visitatori. Celebrità e personalità di tutto il mondo salirono sulla torre, attori, scienziati, capi di Stato e membri delle grandi famiglie reali europee lasciarono il loro nome nel libro degli ospiti. La Torre Eiffel era diventata una tappa obbligata. L'Esposizione Universale durò 6 mesi e attirò milioni di visitatori. Gli incassi dei biglietti furono enormi, sufficienti a coprire l'intero costo della costruzione. La scommessa, dal punto di vista economico, era vinta. Quella che fino a poco tempo prima era stata accusata di essere un mostro inutile, si era trasformata nell'attrazione principale di Parigi. La Torre Eiffel non era più un progetto controverso, era diventata un successo mondiale. Ma dietro il trionfo si nascondeva una verità meno rassicurante. Nonostante il successo travolgente dell'Esposizione Universale, il destino della torre non era ancora scritto. Fin dall'inizio il progetto era stato concepito come temporaneo. L'accordo firmato con lo Stato prevedeva che la struttura restasse in piedi per 20 anni. Al termine di quel periodo il terreno sarebbe tornato alla città di Parigi e la torre avrebbe potuto essere smantellata. Per molti questa prospettiva non rappresentava un problema, anzi era considerata una soluzione ragionevole. Le critiche non erano mai del tutto scomparse. Anche dopo l'esposizione, una parte dell'opinione pubblica continuava a vedere nella torre un oggetto estraneo, un'imponente struttura industriale che mal si adattava all'immagine classica della capitale. L'idea che potesse essere demolita, prima o poi, rassicurava i suoi detrattori. Per Gustave Eiffel, invece, quella scadenza era inaccettabile.
La torre non poteva essere solo un'attrazione effimera, un monumento destinato a scomparire una volta esaurito il suo ruolo spettacolare. Doveva dimostrare di avere un valore duraturo, una funzione capace di giustificarne l'esistenza oltre il tempo dell'esposizione. Per questo Eiffel iniziò a esplorare nuove possibilità. La torre, con la sua altezza eccezionale, offriva condizioni ideali per esperimenti scientifici. In cima il vento, la pressione atmosferica e le variazioni di temperatura potevano essere osservati come mai prima. I primi strumenti meteorologici vennero installati, trasformando la struttura in un laboratorio a cielo aperto. Ma la vera chiave per il futuro della torre non era ancora evidente. Per salvarla non bastava dimostrare che fosse interessante, doveva diventare indispensabile. E mentre Eiffel cercava di darle una nuova funzione, un evento inatteso stava per travolgere la sua reputazione e cambiare drasticamente il corso della storia. Il periodo più oscuro era ormai alle porte. Nel settembre del 1892 un'esplosione mediatica travolse la Francia. I giornali parlarono di corruzione, frode, collusione politica. Al centro dello scandalo c'era uno dei più grandi progetti del secolo, il Canale di Panama. Un'opera colossale, destinata a collegare l'Oceano Atlantico e il Pacifico, e che si stava trasformando in un disastro finanziario. Il promotore dell'impresa, Ferdinand de Lesseps, celebrato in passato come un eroe nazionale per il successo del canale di Suez, si trovava ora sull'orlo del fallimento. Le difficoltà tecniche erano enormi, il terreno instabile, il clima devastante. Migliaia di operai erano morti per malattie e incidenti, i costi erano esplosi. Per salvare il progetto venne presa una decisione cruciale: abbandonare l'idea di un canale a livello del mare e costruire un sistema di enormi chiuse metalliche. Un'opera complessa che solo un grande specialista del ferro avrebbe potuto realizzare. Gustave Eiffel venne incaricato di progettare e costruire queste chiuse. Il contratto era colossale. Eiffel ricevette un compenso enorme, in gran parte anticipato. Dal punto di vista industriale l'accordo era legittimo. Dal punto di vista finanziario, però, il Canale di Panama continuava a sprofondare. Per raccogliere i fondi necessari, la società fece appello ai piccoli risparmiatori francesi, lanciando un prestito nazionale. Migliaia di famiglie investirono i propri risparmi, convinte dalla propaganda e dal sostegno di numerosi parlamentari. Quando l'impresa crollò, il tracollo fu totale. Il fallimento del Canale di Panama rovinò centinaia di migliaia di persone. I risparmi andarono perduti, la fiducia nelle istituzioni fu scossa e l'opinione pubblica cercò dei responsabili. Gustave Eiffel divenne uno dei bersagli principali. Il fatto che fosse stato pagato profumatamente mentre l'impresa falliva alimentò l'indignazione. Ai suoi occhi aveva semplicemente svolto il lavoro richiesto, per molti altri rappresentava il simbolo di un sistema ingiusto, in cui pochi si arricchivano mentre la maggioranza perdeva tutto. Seguì un processo clamoroso. Eiffel venne accusato di abuso di fiducia, con l'accusa di aver richiesto somme superiori a quelle realmente necessarie. Il verdetto fu durissimo, una condanna che prevedeva anche il rischio del carcere. In appello la sentenza venne annullata per motivi procedurali, ma il danno era ormai fatto. Dal punto di vista legale, Eiffel era libero. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, la sua reputazione era distrutta. L'uomo che pochi anni prima era stato celebrato come un genio del progresso, veniva ora associato allo scandalo, alla speculazione, al fallimento morale di un'epoca. È come se il destino della torre fosse legato indissolubilmente a quello del suo creatore. Anche la Torre Eiffel iniziò a perdere il favore del pubblico. Il periodo del trionfo era finito. Ora cominciava la discesa. Dopo lo scandalo di Panama tutto sembrava perduto. La reputazione di Gustave Eiffel era crollata. La frequentazione della torre diminuì drasticamente e tornò a farsi strada l'idea che quella struttura, ormai scomoda e impopolare, potesse essere smantellata allo scadere dei 20 anni previsti dal contratto. Eppure, proprio nel momento più oscuro, la torre trovò una nuova ragione di esistere. Eiffel si allontanò progressivamente dal mondo degli affari e si dedicò alla ricerca scientifica. La torre, con la sua altezza senza precedenti, offriva condizioni ideali per esperimenti impossibili altrove.
Venne utilizzata per studiare la resistenza dei materiali, la pressione del vento, le variazioni atmosferiche, ma la svolta decisiva arrivò da un campo completamente nuovo. All'inizio del XX secolo, le trasmissioni senza fili stavano muovendo i primi passi. La telegrafia senza fili, precursore della radio, prometteva di rivoluzionare le comunicazioni. I primi esperimenti dimostravano che più alta era l'antenna, maggiore era la distanza coperta dal segnale. In questo contesto la Torre Eiffel era perfetta. Un ufficiale dell'esercito specializzato in comunicazioni intuì il potenziale straordinario della struttura. Dalla cima della torre le onde radio potevano superare ostacoli naturali e raggiungere distanze impensabili. I primi test collegarono la torre ad altri punti della capitale. Nonostante lo scetticismo iniziale delle autorità militari, gli esperimenti continuarono. I risultati furono impressionanti. In pochi anni i segnali raggiunsero i confini della Francia, poi il Nord Africa e infine attraversarono l'oceano. La torre era diventata un'antenna strategica. A quel punto, ogni ipotesi di demolizione perse significato. La struttura non era più soltanto un monumento o un'attrazione turistica, era uno strumento essenziale per la difesa e per il progresso tecnologico. La Torre Eiffel aveva trovato il suo ruolo definitivo. Grazie alla scienza, ciò che era nato come una costruzione temporanea si trasformò in un'infrastruttura indispensabile e con essa anche l'immagine del suo costruttore iniziò lentamente a essere rivalutata. La torre non sarebbe più stata abbattuta. La sua presenza nel cielo di Parigi era ormai assicurata. Restava solo da capire che eredità avrebbe lasciato al mondo. Nel 1923 Gustave Eiffel morì all'età di 91 anni. La torre che portava il suo nome continuava a dominare Parigi, alta 312 metri, compresa la sommità. Era ancora il monumento più alto del mondo. Per oltre 40 anni nessun'altra costruzione sarebbe riuscita a superarla. Ma il mondo stava cambiando. Nel 1931 a New York l'Empire State Building si innalzò oltre i 380 metri, conquistando il primato. Negli anni successivi la corsa verso il cielo divenne globale. Altri grattacieli superarono progressivamente l'altezza della Torre Eiffel, spostando il record sempre più in alto. Eppure anche quando non fu più la più alta, la torre non perse il suo significato. Aveva aperto una strada. Dimostrò che il ferro e l'acciaio potevano essere materiali nobili, capaci di creare non solo infrastrutture, ma anche monumenti. Dimostrò che la prefabbricazione, la precisione industriale e il calcolo scientifico potevano diventare strumenti di bellezza. Tutti i grandi grattacieli del Novecento, in un modo o nell'altro, devono qualcosa a quella struttura nata come una scommessa. Da Parigi a New York, da Taipei a Dubai, le torri e i giganti d'acciaio che oggi dominano le città del mondo sono i discendenti diretti di quell'idea. Per molto tempo la Torre Eiffel non è stata la più grande, ma è stata la prima. La prima a mostrare che l'uomo poteva sfidare il cielo con l'ingegneria. La prima a trasformare il progresso in un simbolo. Oggi la vecchia signora di ferro continua a vegliare su Parigi, non come un relitto del passato, ma come il punto di partenza di una storia che non si è mai davvero conclusa.